Bentornati e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Alle mie spalle vedete la nuova batteria con i primi canarini che ho messo dentro, che sono tutti canarini maschi. Ma prima di dirvi cosa sto facendo, volevo ricordare che siamo al 1° di febbraio e questo è il mese dove io poi andrò a mettere tutti i nidi ai pappagalli e ai canarini. Il giorno esatto, come vi ho già detto, sarà il 22 di febbraio, quindi mi rimangono ancora circa una ventina di giorni di preparazione, quindi siamo a metà preparazione alla cova. Oggi vi voglio fare vedere a che punto sono arrivato, cosa sto facendo, perché ho messo prima i maschi da soli nella gabbia e quindi le femmine sono ancora divise tutte in un unico gabbione, e poi vi voglio parlare della miscela della preparazione che sto dando ai canarini in questo momento. Ogni allevatore poi fa come meglio crede, ognuno ha il suo metodo. Io preferisco mettere prima i maschi nella loro gabbia da cova, infatti adesso vi faccio vedere proprio ogni maschio ha una sua gabbia e di lì non verrà più spostato. Io allevo i gialli, quindi ci saranno i gialli intensi e i gialli brinati. Ho delle femmine avorio, quindi poi andrò a inserire più avanti le femmine intense, brinate e avorio. Prima i maschi erano tutti quanti insieme, a un certo punto però bisogna metterli nelle gabbie singole perché iniziano a litigare. Questo è dovuto appunto alla preparazione, perché cominciano a essere un pochino più pronti e quindi i maschi tra di loro cominciano a litigare. E quando arriva quel momento io li metto nelle loro gabbiette. Averli in una gabbia singola mi permette appunto, come in questo momento, di sentire i canarini cantare e così avrò la conferma, perché il canto è una conferma, che tutti questi canarini sono dei canarini maschi. Inoltre avrò anche la possibilità di osservarli meglio, quindi guardando un canarino da solo in una gabbia posso andare a vedere tutte le sue caratteristiche, quindi il colore del piumaggio, com'è l'ala, se la testa è più rotonda rispetto a un altro. Facendo questo posso fare degli abbinamenti con le femmine il migliore possibile, quindi posso andare a formare delle coppie in base alle caratteristiche dei soggetti. Perché ho preso una batteria? Innanzitutto la batteria mi occupa meno spazio. Qui ho 12 gabbie, mentre prima, e che quindi mi occupa mezzo lato di locale, probabilmente entro fine anno arriverò ad avere 20 posti. Quindi con 20 posti ho una parete piena di gabbie, più un pochino di spazio magari per la zona carta o comunque un po' di spazio per poterci anche pulire intorno, ma in una parete arriverò ad avere 20 gabbie. Io prima avevo delle gabbie da cova singole che poggiavo sopra a delle scaffalature e quindi in una parete, se andava bene, mi ci stavano 8 o massimo 10 gabbie, ma strette. Poi c'erano anche i piedi degli scaffali che mi davano fastidio. Per non parlare che una batteria è molto più pulita. Poi questa ha il sistema carta, quindi faccio anche prima per pulirle, mentre prima nello scaffale rimaneva il cibo, quindi i semi, e dovevo ogni volta alzare le gabbie e questo non va bene quando i soggetti sono in cova. Ho sempre fatto delle buone covate, ma sicuramente con la batteria posso aumentare appunto la bontà della covata stessa. Questa batteria per esempio ha il sistema carta, doppia griglia, e loro non arriveranno mai a prendere la carta, mentre nelle altre gabbie volendo riuscivano ad andare a spezzettare la carta e come sappiamo non è molto bello che i canarini o i pappagalli vadano a prendere la carta perché la carta comunque è sporca. Con questo sistema tutte le loro feci
e i semi cadranno nel ripiano con la carta. Quando è sporco si tira la carta di lì, si butta via e rimarrà la carta pulita. Poi dovrebbero cadere anche meno semi per terra, dico dovrebbero perché non lo so, perché appunto c'è questo spazio tra la gabbia e diciamo il tetto della gabbia sotto, dove i semi che vanno a buttare fuori finiscono lì e non per terra. Inoltre le gabbie sono divise con un divisorio e quindi non vanno a disturbarsi. Molte volte quando sono in cova, io per esempio avevo delle gabbie vicine e una coppia si poteva guardare con l'altra coppia. Non è mai successo, però potrebbe essere una fonte di distrazione. Magari la femmina sta covando e il maschio dell'altra gabbia va a cantare per disturbarla. In questo modo, con le gabbie appunto separate da un divisorio chiuso, questa cosa non succede, quindi rimangono anche un pochino più in privacy. L'ho voluta prendere con il pannello dietro anche chiuso, perché io appunto ho dei vetri, quindi i canarini potevano vedere fuori al di là del vetro, e qualche notte magari passa un cinghiale, qui perché io sono in mezzo a un bosco, o passa un capriolo, o comunque potrebbe essere una fonte di distrazione. In questo modo non vedono se passa qualche cosa fuori e quindi rimangono più protetti. Rimanendo così protetti, anche quando ci saranno i piccoli che cominciano a uscire dal nido, rimarrà un pochino più intimo e un pochino più caldo, perché appunto è riparata su 3 lati. Come dicevo prima, ogni allevatore poi ha il suo metodo. C'è chi mette prima i maschi e poi dopo in un secondo momento le femmine, come faccio io. Ci sono allevatori che invece, una volta fatta la coppia, la inseriscono direttamente insieme nella gabbia da cova. Non è che un metodo è meglio dell'altro. Se una persona si è sempre trovato bene con il proprio metodo, è giusta. Ma con il metodo che uso io, i maschi, adesso riesco a osservarli bene, riesco a identificare quelli che cantano, quindi dovrebbero cantare tutti perché credo che siano tutti maschi, riesco anche a osservare le loro caratteristiche per abbinarli alla femmina giusta e successivamente introdurrò anche le femmine. Il concetto che voglio fare passare è che sono io che decido quando mettere il nido e faccio una preparazione in base al giorno che voglio mettere il nido. Non sono loro che decidono quando sono pronti, sono io che creo le condizioni per fare in modo che siano pronti maschi e femmine il 22 di febbraio. Questa è gestione. All'altro modo è inseguire i propri soggetti e quindi trovarsi impreparati e non sapere cosa fare. E quando uno non sa cosa fare e rincorre i propri soggetti, potrebbe avere dei maschi pronti come potrebbe avere delle femmine pronte, ma magari non sono pronti insieme. E come al solito, anche questa settimana, ho letto tanti commenti di persone che hanno messo i nidi, magari anche i pappagalli, e dopo tanti giorni mi chiedono perché ancora non hanno fatto le uova. Il discorso è questo: bisogna stabilire quando mettere i nidi e lavorare in preparazione per arrivare a quella data. Mi chiedete anche il nome del prodotto, qual è la vitamina da dare, qual è il calcio da dare, che tipo di semi dare. Non è il prodotto, non è la marca, è il metodo, come viene somministrato. Io questa preparazione, il mio metodo, ricordo che è disponibile in abbonamento. Un abbonamento ridicolo che però ti può salvare la stagione. Per quanto riguarda la miscela, io uso 6 semi in questo momento. Uso una base di scagliola, uso un po' di avena decorticata, lino, un po' di niger, canapuccia e una piccola quantità di perilla. In questo modo do dei semi energici, perché devono essere forti ed energici,
dei semi stimolanti, come può essere la canapuccia, per esempio, per stimolarli alla riproduzione, con determinate tempistiche. Quindi non è la vitamina, non è l'integratore o la marca, è il metodo. Più avanti, per esempio, farò dei bastoncini a base di perle morbide, semi germinati, che aumenteranno proprio questa esplosività, faranno entrare in estro e con una certa metodologia saranno pronti i maschi e le femmine allo stesso momento, perché il trucco, se vogliamo, è quello, avere i maschi e le femmine pronti allo stesso momento. Se abbiamo le femmine pronte prima dei maschi, non va bene, ma non solo perché faranno le uova vuote, per tanti altri motivi. Per esempio, una femmina quando è pronta vuole fare il nido e quindi potrebbe andare a strappare le piume, ma soprattutto la coda del maschio. Se invece abbiamo maschi pronti e femmine non pronte, non si accopieranno, non faranno le uova, però già il danno è minore, perché le femmine prima o poi saranno pronte, i maschi sono già pronti e questa sarebbe la situazione migliore. Però dobbiamo riuscire ad arrivare il giorno che mettiamo il nido ad avere i due soggetti pronti. In questa maniera faranno subito il nido e da lì a una settimana deporranno le prime uova. Perché a me piace spiegarvi e farvi capire il concetto. Io non sono qui a fare la lista della spesa e dire cosa bisogna fare. Quello lo faccio per chi vuole approfondire e non lo faccio pubblicamente perché voglio parlare ad un pubblico veramente interessato. Ma qui io faccio i video per cercare di farvi capire il concetto. Una volta che avete capito il concetto, siete padroni del vostro metodo, siete padroni di fare una covata fatta bene. Io vi chiedo di lasciarmi un bel like per sostenere il lavoro che sto facendo e iscrivetevi al canale, anche perché da adesso in poi cominceremo a parlare poi della riproduzione vera e propria. Vi farò vedere tutto il mio percorso, vi farò vedere quando metto il nido, vi farò vedere quando ci saranno i piccoli. Insomma, penso che saranno dei video interessanti. E ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao e a presto!